Ogni mattina indossano l'uniforme, controllano la fondina, escono di casa senza sapere cosa li aspetta. E ogni sera, se tornano, riprendono la loro vita a casa senza dire nulla. Non è che non vogliano parlare, è che non sanno come farlo, perché nessuno ha mai insegnato loro come esprimere i propri sentimenti. Perché in un mondo in cui sono stati addestrati a essere professionisti per un unico scopo, parlare della propria situazione o di come ci si sente è ancora considerato una debolezza. Le crepe all'interno di quel guscio che dall'esterno appare duro come la roccia, qualcosa da nascondere, da non mostrare. Ho passato anni a studiare la psicologia dei poliziotti italiani. Ho parlato con funzionari del quartier generale della Polizia di Roma, con vigili urbani che prestano servizio sulle autostrade del nord da 20 anni e con agenti di quartiere a Napoli e Palermo, con i carabinieri che pattugliano i piccoli paesi del sud e con gli agenti del servizio penitenziario che ogni giorno entrano in luoghi in cui la maggior parte delle persone non metterà mai piede. E ho sentito quasi sempre la stessa cosa, raccontata in modi diversi, con toni di voce diversi, con sguardi diversi. Sto bene? Ma per loro non è proprio così. E lo sanno bene. Una verità che nessuno vuole affrontare. In Italia ci sono oltre 95.000 agenti delle forze dell'ordine. Tra questi figurano i carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale e la Polizia Penitenziaria. Centinaia di migliaia di persone che ogni giorno affrontano violenza, perdite, traumi e una burocrazia soffocante, ricordate dalla società solo quando servono e dimenticate non appena il problema è risolto. Il tasso di suicidi tra le forze dell'ordine italiane è significativamente più alto della media nazionale. Nel 2022, più agenti di polizia e carabinieri si sono tolti la vita rispetto a quelli morti in servizio. Rileggete questa frase, lentamente. Più persone che si tolgono la vita rispetto a quelle uccise in servizio. Eppure, non è quasi mai oggetto di discussione o dibattito. Non fa notizia. Non se ne parla nei programmi televisivi del sabato sera. Non viene convocata una commissione parlamentare d'urgenza. Non viene lanciata una campagna nazionale di sensibilizzazione. Il processo è silenzioso ed è proprio questo che lo rende pericoloso. Ciò che non fa rumore non attira l'attenzione e ciò che non attira l'attenzione rimane. Cosa sta realmente accadendo nella mente di una persona indivisa? Negli ultimi 20 anni, il campo delle neuroscienze si è avvicinato a spiegare quali cambiamenti provoca nel cervello uno stato di stress costante. L'amigdala, che regola il senso di pericolo e segnala al cervello l'avvicinarsi di una minaccia. È quasi sempre in allerta e opera attivamente in un agente di polizia. Ogni operazione e ogni turno di notte, ogni chiamata al 999 e ogni momento di pattuglia, tutti attivano lo stesso sistema di sopravvivenza: adrenalina, cortisolo, cuore che batte all'impazzata. Il corpo è costantemente in stand-by, pronto al conflitto. Il problema è che questo sistema non è progettato per essere attivato ogni singolo giorno per 20 anni di fila. Quando lo stress cronico attacca ripetutamente l'amigdala, accade qualcosa di molto specifico. La corteccia prefrontale, la parte del cervello che regola le emozioni, prende decisioni razionali e si connette con gli altri attraverso l'empatia. Inizia ad atrofizzarsi funzionalmente. Si disinnesta, si ritira. Non si tratta di debolezza. Non è una questione di carattere. Non è una scelta. È una risposta biologica del cervello per proteggersi. Il fardello invisibile che portano a casa, anche quando non vogliono. Stiamo parlando di un fenomeno noto in psicologia come traumatizzazione vicaria. Non è necessario
subire direttamente un danno per rimanere traumatizzati. Basta assistere all'evento. Basta solo vederlo. È sufficiente anche trovarsi a dover affrontare le tracce dopo che l'ambulanza se n'è andata e la strada si è nuovamente calmata. Un agente di polizia che lavora in una grande città italiana si trova ad affrontare ogni giorno dai 2 ai 5 episodi che hanno un impatto ben più significativo sulla vita delle persone. Incidenti stradali con feriti gravi, casi di violenza domestica, morti improvvise in casa, persone in bilico sull'orlo di un precipizio psicologico e bambini che si trovano di fronte a realtà che nessun bambino dovrebbe mai vedere. Ogni chiamata lascia un segno, forse piccolo, a volte quasi invisibile, ma questi segni si accumulano giorno dopo giorno, strato dopo strato, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Dopo 10 anni, quel segno lascia una profonda cicatrice su una persona, una cicatrice che rimane per sempre. Dopo 20 anni, alcune cicatrici non sono più visibili dall'esterno, ma dentro cambiano l'essenza stessa di ogni cosa, rimodellano la visione che una persona ha del mondo, la sua fiducia negli altri, la sua capacità di partecipare alla propria vita o la sua incapacità di farlo ormai. Il silenzio come strategia scelta per sopravvivere. Qui arriviamo al punto più delicato e a quello che fa riflettere di più. Perché gli agenti non parlano? Non è solo una questione di etica professionale, né l'idea di dover essere duri, né il principio di non mostrare debolezza lo spiegano. È una reazione biologica, con radici più profonde. Parlare, poter condividere le proprie esperienze, significa rivivere, significa riaprire qualcosa che il cervello ha accuratamente sigillato per permetterti di andare avanti domani, di tornare ai tuoi impegni, di svolgere il lavoro che devi fare. È un meccanismo di difesa reale e concreto, documentato e compreso da una prospettiva neurobiologica. Il fatto è che nasconderlo, non parlarne, non significa che stai guarendo. Significa prolungarlo, temporeggiare. E ciò che viene rimandato, prima o poi, in un modo o nell'altro, torna a trovarti più debole, più vulnerabile e più grande di quanto non fosse. I medici e gli psicologi del servizio di supporto psicologico della Polizia di Stato lo sanno fin troppo bene. Negli ultimi anni hanno registrato un costante aumento delle richieste di sostegno. Non è ancora abbastanza. Il numero di persone che cercano aiuto è significativamente inferiore a quello di chi ne ha veramente bisogno, ma quel numero sta crescendo. È un segno dei cambiamenti che stanno avvenendo sotto la superficie. C'è un altro lato di questa storia che quasi sempre rimane leggermente fuori tema quando se ne discute. Un agente che torna a casa dopo un turno difficile non porta con sé solo la stanchezza fisica. Porta a casa un pesante fardello che non può condividere e spesso non vuole condividere. Come si fa a spiegare alla moglie, ai figli che ti guardano durante il pranzo, ciò che hai visto quel giorno? Come si fa a trasformare in argomento di conversazione a tavola qualcosa che non avrebbe mai dovuto esserci? Molti non si preoccupano nemmeno di controllare. Se ne stanno seduti, mangiano in silenzio. Se ne stanno seduti davanti alla televisione, guardando senza vedere nulla, anche se hanno gli occhi fissi sullo schermo. E sebbene siano fisicamente lì, con la mente sono altrove. Il tasso di separazioni e divorzi tra le famiglie dei poliziotti italiani è notevolmente superiore alla media nazionale. Non è una coincidenza. Non è perché non sono brave persone o perché hanno un brutto carattere. È il risultato diretto e misurabile di un trauma non elaborato e della conseguente distanza emotiva che cresce nel tempo.
perché non hanno ricevuto alcun sostegno da nessuno, in alcun modo, per risolverlo. Cosa può cambiare? E cosa deve cambiare ora? Non sto raccontando questa storia semplicemente per favorire la comprensione. La sto raccontando perché la comprensione è sempre il primo vero passo verso qualcosa di diverso, verso l'inizio di qualcosa. In diversi paesi europei, Svezia, Paesi Bassi, Belgio, Germania, da anni è disponibile un sostegno psicologico strutturato e obbligatorio a seguito di eventi traumatici. Non è visto come un segno di debolezza, è come una manutenzione tecnica programmata, proprio come si fa regolarmente la manutenzione dell'auto. È importante prendersi cura e controllare la propria mente allo stesso modo. In Italia stiamo iniziando a compiere progressi in questo senso rispetto al passato. Lentamente. Qui esistono barriere culturali difficili da superare. Ma la realtà sta cambiando ed è impossibile negarlo. La realtà è che ogni anno, senza un supporto psicologico strutturato e accessibile all'interno del sistema di polizia, è un altro anno in cui le persone in divisa portano un fardello che non dovrebbero portare da sole. Un crollo silenzioso. Torno all'inizio, a quell'uniforme che indossano davanti allo specchio ogni mattina. Chi la indossa non ti chiederà mai di aiutarlo, anche quando ne ha bisogno. Fare diversamente non è nel loro carattere. È stato loro insegnato a vivere in questo modo. E forse, nel profondo, non vogliono nemmeno la vostra pietà. Ma forse vogliono qualcosa di più semplice, eppure infinitamente più difficile. Vogliono solo essere visti. Non come eroi lodati in cerimonie speciali. Non come simboli usati nei dibattiti politici. Come persone. Si stancano, proprio come tutti gli altri. Le loro menti si sovraccaricano. Le loro emozioni si accumulano e hanno un limite, anche se non è visibile. Un crollo silenzioso non fa rumore, non avverte, non chiede il permesso. Ecco perché dobbiamo tutti imparare a sentirlo prima che arrivi. Se questo video ti ha fatto pensare a qualcuno, un collega, un familiare, un amico in divisa o persino te stesso, faccelo sapere nei commenti. Se non sei già iscritto, fallo ora. Perché continuiamo ad affrontare argomenti difficili e di cui si parla poco.